bellezza. La bellezza sono dei canoni estetici che vanno seguendo i dettami della moda. Ah sì? Ma quale moda? Chi la segue la moda? Chi la detta la moda? Io mi ricordo tanti anni fa, la prima volta che sono andata a Madrid, sono andata a visitare il Museo del Prado, no? Dove tra le varie cose c'era una bellissima esposizione, credo che sia stabile, quindi la potete vedere anche voi, di quadri di Rubens e di Rembrandt. Bene, io ammiratissima vedevo tutte queste signore con dei sederoni così e dei cosciotti belli torniti, sui quali si vedeva chiaramente il segno della cellulite. Se noi accendiamo la TV o qualunque pubblicità, la cellulite viene assolutamente demonizzata, no? Quindi se uno ha la cellulite è perché è un scusate la parola, perché non devi avere la cellulite, perché proprio è da perdente avere la cellulite. Ma quelle signore ritratte su quei bellissimi quadri erano brutte. Vengono considerate brutte oggi perché i canoni della moda di oggi sono ben differenti da quelli dell'epoca in cui Rubens e Rembrandt dipingevano. Quindi che cosa posso fare? Prima di tutto non mi faccio fregare dalla moda, non mi faccio fregare da dei canoni che qualcuno ha deciso a tavolino e che non corrispondono ad una persona reale, corrispondono ad un essere ipotetico creato dalla fantasia di qualcuno molto creativo. Mi ricordo qualche anno fa, forse una ventina di anni fa, si usavano le donne molto magre ma con almeno la quarta, ma esistono in natura. Certamente esistono nello studio di un chirurgo estetico, ma in natura quante sono le donne molto magre e androgine, fra l'altro, con i fianchi stretti, che però invece hanno un décolleté un po' importante. Qualcuna c'è, ma sono poche. E poi chi l'ha detto che quella sia la bellezza? E soprattutto la bellezza cambia secondo i canoni del momento, secondo appunto le mode. E allora qual è la bellezza? Che cos'è la bellezza? Cosa dobbiamo fare per capire la bellezza? La bellezza in realtà per me vuol dire l'unicità, è la particolarità che quella persona ha, è quello che distingue quella persona da tutte le altre persone. Quindi non è una bellezza astratta, è una bellezza estremamente concreta, è una bellezza viva, è una bellezza caratteristica. La bellezza è quello che il tuo cane ti vede bellissimo e a lui non gliene frega se sei sovrappeso, non gliene frega se hai gli occhiali, non gliene frega se hai i capelli sporchi o un brufolo. Lui ti ama e quello che vede in te è la tua unicità, la tua particolarità, ed è quello che a lui piace. Ed è fra l'altro la stessa cosa che tu vedi del tuo cane o del tuo gatto. Non vedi che magari è strabico o ha, non lo so, le orecchie asimmetriche. Vedi che è lui. E la bellezza è l'amore che provi per lui. Ma perché proprio per lui? Perché lo conosci bene, perché vivi con lui, perché hai imparato a conoscerlo, perché hai imparato a vedere chi è e apprezzare quello che lui è, a differenza di tutti gli altri animali che non necessariamente amerai così tanto. Molto bene, quella persona là che si palesa tutte le mattine nello specchio del tuo bagno, che ti assomiglia un sacco, si comporta come te, si veste come te, si pettina come te o si spettina come te, in particolare la mattina, ma è sicuramente la tua coppia e non sei tu, perché tu sei molto più bello. Che cos'ha di particolare? No, perché ha il naso grosso, no, perché è troppo grasso, troppo male, troppo alto, troppo basso, troppo di qua e troppo di là. Hai mai provato a guardarla veramente? A guardare le sue caratteristiche, la sua unicità? Domani mattina, quando la incontri nel tuo bagno, guardala negli occhi. Guardala davvero.
Vedi chi è, cerca di capire e piantala di criticarla. Le critiche non servono a niente, quello che serve è trovare la qualità, è trovare le caratteristiche, la peculiarità, l'unicità di quella persona lì che c'è tutte le mattine nel tuo bagno. Questo ti cambia un po' la vita. Non dico che risolverà tutte le tue insicurezze e comunque non ti far fregare, perché la società ci vuole vendere qualcosa, magari la crema anticellulite, per questo ci convince che la cellulite non sia corretta. Poi, per carità, se io avessi una cellulite gigante, probabilmente avrei dei problemi di circolazione, dei problemi di salute e quindi forse sarebbe meglio intervenire in qualche modo. Ma la cellulite è una caratteristica femminile molto comune. Se avete occasione di vedere una bambina neonata, molto spesso vi accorgerete che il suo sederino o le sue coscette hanno dei buchini. La natura è così. Solo che ci siamo abituati con questo cavolo di Photoshop, con questi cavoli di filtri video. Ci sembra che gli altri siano tutti perfetti e l'unico che ha difetti è quello là nel bagno di casa mia. Nello specchio del bagno. No, tutte le persone hanno, tra virgolette, difetti che poi in realtà sono caratteristiche. E quindi dobbiamo un po' smetterla di penalizzare noi stessi, anzi di criticare noi stessi così tanto per quelli che secondo noi sono dei difetti irreparabili, gravissimi, che in realtà sono soltanto delle caratteristiche. Quindi non dico adesso che dobbiamo smettere di curarci, assolutamente no, ma dobbiamo cominciare ad apprezzare quello che siamo e anche a ringraziare per quello che siamo, a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno anziché quello mezzo vuoto. Questo ci cambia il nostro modo di stare al mondo.